Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un secondo appuntamento settimanale. Io sono Simona, per chi ancora non mi conosce, benvenuti ai nuovi iscritti. Dopo aver realizzato la borsa Livia e la borsa Adelia con il cordoncino in da Big di Borgo dei Pazzi, oggi vedremo come realizzare la borsa Sunflowery. Anche questo un modello super estivo da sfoggiare sicuramente quasi tutti i giorni, perché no? Molto facile e veloce da realizzare, il lavoro cresce in fretta. Punti di forza di questo modello sono sicuramente il punto di lavorazione, che somiglia quasi al punto spiga che abbiamo visto durante la lavorazione della Pasqualina. C'è giusto qualche differenza, ma questa variante viene di gran lunga valorizzata dal cordoncino, molto spesso in questo caso in da Big da 6 mm. Altro punto di forza sono certamente questi dettagli, questi girasoli fissati sul corpo della borsa. Dunque io li ho fissati esattamente al centro, qui dove ci sono i manici, ma volendo potreste fissarli esattamente in questa zona all'angolo, stanno molto bene. Per questo progetto ho utilizzato questa volta un fondo ovale già pronto 24 cm x 8, due rocche di cordoncino in da Big in questa bellissima tonalità colorazione 23. Gli uncinetti che ho utilizzato sono svariati, ho utilizzato l'uncinetto numero 8, 9 ma anche il 6, una coppia di manici metallici, uno scampolo per andare a foderare il progetto e poi ho utilizzato dei gomitoli di cotone, tra cui il Giza e Amore Cotton Sport, che mi sono serviti per la realizzazione dei girasoli. Sotto il video nel box informazioni troverete tutti i contatti per reperire i materiali. Il cordoncino in da Big potete reperirlo in diverse regioni d'Italia, non solo fisicamente ma anche online. Tra queste regioni vi è anche la Sardegna e non solo, potete reperirli anche in diversi paesi esteri, tra cui Portogallo e Francia, per la precisione Lisbona e Marsiglia. Detto ciò, posso riportarvi direttamente al tutorial di oggi. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti il prossimo progetto di lunedì, davvero stupendo, bellissimo, non potete assolutamente mancare, e seguitemi anche sui miei social per non perdervi i vari retroscena. Ovviamente fammi sapere anche cosa ne pensi di questa bellissima borsa, con un bel pollice all'insù e con un commento sotto al video. A questo punto, sigla! Questa volta con il cordoncino da 6 mm in da Big voglio utilizzare un fondo già pronto 24 cm x 8, ma come ben vedete i fori sono piccolissimi. Lo spessore di in da Big è da 6 mm, come vi dicevo, e l'uncinetto per esempio numero 8, numero 9 che andrei ad utilizzare io non passano attraverso i fori. All'inizio avevo pensato di andare a realizzare le catenelle su ciascun foro con ago e filo, però anche lì diciamo che il cordoncino in doppio non passa. Allora mi è venuta un'idea, infatti già qui vedete i fori un po' dilatati. L'idea che mi è venuta è proprio questa: ho preso le pinze e ho allargato ciascun foro, non tutti, guardate come si allarga per bene. Uno sì, uno no. Perché? Perché andrò a fare un punto catenella con due punti, con due fori. Ho provato in maniera normale, ma l'asola era troppo piccola e quindi nel giro successivo non riuscirei ad entrare con l'uncinetto numero 8 o 9. Prendete delle pinze, queste coniche, se non le avete per esempio potete fare questa operazione con l'uncinetto 5 o 6 addirittura. Entrate, fate passare l'uncinetto, lo so, è una cosa un po' così, ma che io sappia non esistono fondi con dei fori abbastanza larghi per ospitare cordoncini di questo spessore, quindi ci dobbiamo adattare, no? Insomma, prendete qualsiasi cosa, penso che le forbici li abbiamo un po' tutti, entrate e allargate i fori. Io però continuo con le mie pinze, allargo un foro sì, un foro no, un foro sì, un foro no. Appena ho tutto ben pronto possiamo iniziare con il cordoncino e l'uncinetto stesso. Allora, per iniziare per adesso utilizzo l'uncinetto 4,5, quindi entro nel foro in questo, già ho fatto il cappio, lo tiro fuori. Bisogna fare un po' di pressione, quindi ce la possiamo fare. Bisogna adattarsi, no? Ok, allargo l'asola
Ecco, e vado direttamente al secondo foro, ne salto uno, tiro fuori e chiudo. Sì, vedete, è fattibile, si può fare. Quindi allargo l'asola, entro nel foro successivo, prendo il cordoncino e chiudo. Quindi ripeto, vado nel foro successivo e chiudo. Non preoccupatevi per questa zona perché tanto lavorando a punto basso andremo a ricoprire il tutto. L'unica accortezza che posso farvi è quella di avere le catenelle morbide, altrimenti poi non riusciremo ad entrare con l'uncinetto più grande. Asole belle larghe e continuo. Continuo fino a questo foro. Ci vediamo direttamente qui. Allora, ho l'ultimo foro. Dai, non è un'impresa impossibile, si può fare tranquillamente. Stacco il cordoncino, tiro fuori l'asola e vado a chiudere come faccio di solito, no? Le asole, vedete, sono abbastanza larghe, mi raccomando. Quindi entro qui dietro, mi porto il filo qui e possiamo pure andare a chiudere in questo modo. Facciamo un nodino e per accertarci che il filo non scappi prendiamo l'accendino, andiamo a bruciacchiare qui e lo praticamente appiccichiamo esattamente qui, mentre l'eccesso ce lo possiamo pure portare tra questi punti in questo modo. Guardate come sono larghe le asole, questo passaggio è fondamentale, mi raccomando. Bene, bruciacchio anche quest'altra estremità e ora siamo pronti per la lavorazione all'uncinetto. Direi che questo è il risultato, uncinetto numero 9. Entro, come facciamo di solito, con un normale fondo, possiamo fare anche un cappio e inizio con una catenella, quindi blocchiamo. Allora io direi di fare 2 punti bassi per ciascuna catenella perché sono abbastanza larghe. Uno e due. Uno e due. Uno e due. Sì, penso proprio che continuerò in questo modo, con 2 punti bassi in ciascuna catenella fino alla fine. Allora, ultimi 2 punti bassi e adesso andiamo a chiudere come chiudo di solito. Entro nel primo punto basso, tiro fuori e realizzo l'asola alla catenella iniziale. Adesso entro al centro del punto basso della catenella perché lavoreremo durante questo secondo giro a punto maglia. Quindi intanto iniziamo con una catenella, poi vado al centro del punto basso successivo, tiro fuori e faccio un secondo punto maglia e così via per tutti i punti che ho al di sotto. Ora, durante il primo giro, lo sappiamo tutti, i primi punti sono sempre i più stretti, infatti io comunque continuo a lavorare con l'uncinetto numero 9 e non con l'uncinetto numero 8 per facilitare questo passaggio, perché voglio che la lavorazione sia leggermente morbida, quindi continuo in questo modo. Per adesso non badate all'effetto che in questo momento abbiamo, perché poi vedrete che si sistemerà tutto. Intanto continuiamo. Ultimo punto sempre al centro e ho terminato anche questo secondo giro. Chiudiamo proprio come prima, chiuderemo sempre allo stesso modo. Entro al centro della catenella sottostante, inserisco l'asola, tiro un po' e faccio passare tutto. Ok, catenella per il terzo giro. Adesso giro il mio lavoro in questo modo,
Ok, adesso sì, vedrete che pian piano prende forma. Gli aumenti sembrano anche corretti, quindi possiamo iniziare con il giro successivo. Il punto di lavorazione è abbastanza facile, si tratta sempre di punti bassi e somiglia quasi al punto spiga, ma non è il punto spiga, potremmo definirlo una variante del punto spiga. Ed è un punto perfetto da lavorare con questo cordoncino bello spesso, perché l'effetto, la texture sarà davvero wow. Adesso vi mostro. Fatto il primo punto, cosa facciamo? Dobbiamo lavorare il punto successivo, sempre al centro, ma invece prima ritorniamo sempre nello stesso punto ma in basso, quindi qui entriamo e prendiamo il cordoncino, ecco qui, poi entriamo esattamente nel punto successivo sempre in basso, così prendiamo il cordoncino, abbiamo 3 asole, mi raccomando pareggiatele per bene sull'uncinetto, andiamo a chiudere il tutto. Punto successivo lo andiamo a lavorare in maniera normale, proprio come la catenella, un punto maglia. Il punto successivo invece lo lavoriamo ritornando sempre nello stesso punto ma alla base. Prendiamo il cordoncino, punto successivo sempre alla base, prendiamo il cordoncino, 3 asole e chiudiamo tutto. Già inizia ad intravedersi un po' il punto di lavorazione, ma dobbiamo continuare. Quindi rivediamolo, punto successivo, entriamo al centro e lavoriamo un punto maglia normale. Per il punto successivo prima entriamo esattamente alla base del primo punto lavorato e prendiamo il cordoncino. Poi entriamo nel punto successivo sempre alla base, prendiamo il cordoncino, 3 asole e possiamo chiudere tutto. E per tutto il giro andremo avanti esattamente in questo modo. Quindi punto successivo, un punto normale, poi andiamo al di sotto, prendo il cordoncino e poi di nuovo direi di continuare in questo modo per tutto il giro. Ci vediamo alla fine, così chiudiamo, iniziamo insieme e vediamo in quali punti questa volta entrare. Quel giro poi lo ripeteremo per tutti i giri successivi. Mi sono rimasti gli ultimi 2 punti, quindi procedo. Nel primo faccio un punto maglia normalissimo e nel secondo prima entro alla base, ok, e poi alla base del punto successivo. Ok, 3 asole e chiudo. Adesso dal giro successivo tutto dovrebbe essere in discesa perché lavoreremo sui punti nuovi. Intanto andiamo a chiudere il giro, mi inserisco nella prima catenella ovviamente, inserisco l'asola, stringo un po' e porto il cordoncino fuori e inizio con una catenella. Attenzione a questo passaggio perché questo giro lo ripeteremo per tutto il corpo borsa. Ho fatto la catenella. Adesso per il secondo punto dobbiamo entrare esattamente sia in questo punto al centro che in quest'altro. Qui abbiamo 1, 2 e 3 maglie. Entriamo qui e prendiamo il cordoncino. Entriamo esattamente nel punto successivo e prendiamo il cordoncino. Attenzione, non dimentichiamo questo punto, perché adesso viene un po' coperto, ma lo dobbiamo lavorare. Comunque prendo il cordoncino e chiudo tutto. Andiamo avanti, entriamo al centro del punto che è coperto e andiamo a lavorare un punto maglia normalissimo. E adesso ripetiamo questo incrocio che abbiamo formato poco prima. I punti in questione sono esattamente questo che sta al di sotto e quest'altro. Questo punto non solo viene lavorato alla base, ma poi viene anche lavorato al centro con un punto maglia. Spero sia chiaro. Vado alla base, entro e prendo il cordoncino.
poi vado alla base del punto successivo e prendo il cordoncino, 3 asole e chiudo tutto. Qui adesso il punto è ben visibile, quello era il primissimo, quindi ci stava. Entriamo di nuovo nello stesso punto che già abbiamo lavorato al di sotto e facciamo un punto maglia e continuiamo. Quindi vado al di sotto nel punto successivo, prendo il cordoncino e chiudo tutto. Vado al di sotto, prendo il cordoncino, vado nel punto successivo sempre al di sotto e prendo il cordoncino, 3 asole e chiudo tutto. Rientro sempre nello stesso punto qui al centro, un punto maglia normale e poi di nuovo un punto qui e un punto qui. Guardate come già inizia ad intravedersi la texture, sarà bellissimo, vi innamorerete di questo punto. Sono al termine di questo secondo giro con questo punto bellissimo, quindi ve lo devo mostrare perché in questo modo sapete come chiudere anche nei giri successivi. Qui abbiamo il punto che dobbiamo lavorare in maniera normale e quindi facciamo un punto maglia normalissimo, poi andiamo al di sotto del punto successivo che combacia con quello lì, 3 asole e chiudiamo tutto. Come notate non facciamo né punti in più né punti in meno, abbiamo terminato i punti. Qui c'è la catenella che andremo a trasformare in punto maglia con l'asola di chiusura. Entriamo sempre nel primo punto dietro, poi entriamo al centro della catenella sottostante, inseriamo l'asola, al solito stringiamo un po' ma non troppo. Se tendenzialmente lavorate in maniera stretta, anziché utilizzare l'uncinetto numero 9, utilizzate il 10. Quindi ripartiamo con questo terzo giro, catenella, lavoriamo un punto proprio qui alla base e l'altro prendendo questo punto qui. Entriamo al di sotto e prendiamo il cordoncino, entriamo nel punto successivo sempre alla base e prendiamo il cordoncino, 3 asole e chiudiamo tutto. Per andare avanti ritorniamo nel punto che è un po' nascosto al centro e fate un punto maglia normalissimo. E poi di nuovo andiamo proprio alla base qui, prendiamo il cordoncino, poi entriamo alla base di questo punto successivo, prendiamo il cordoncino, 3 asole e chiudiamo tutto. Poi abbiamo il punto da lavorare in maniera normale e facciamo un punto maglia. E poi di nuovo, prima entriamo qui e poi qui, cioè penso sia abbastanza chiaro. Mi aiuto con l'uncinetto rosso bordeaux, in questo modo vedete meglio il punto che vi indico. 1, 2, tiro fuori, 3 asole e chiudiamo tutto. E poi si riparte. Ok, questa è la texture meravigliosa, somiglia un po' al punto spiga, quello che ho lavorato per la borsa pasqualina con il cordoncino Inda, mentre questo si lavora benissimo con Inda Big. Io a questo punto faccio un po' di spazio qui, perché oltre a continuare questo terzo giro, dobbiamo eseguire il numero di giri che vi scrivo proprio lì, insieme alla misura in centimetri del corpo borsa. Bene, ho terminato il corpo della borsa, mi ritrovo nel 19° giro. Dobbiamo andare ad assemblare i manici, però cosa facciamo? Siccome il punto di avvio e di chiusura coincide proprio con la zona dove dobbiamo fissare il manico, facciamo che stacchiamo il cordoncino e poi ci riagganciamo nuovamente per fissare i manici. È la cosa più comoda secondo me. Quindi dopo aver fatto l'ultimo punto taglio il cordoncino,
Tra l'altro ho cambiato modello di uncinetto soltanto perché è molto più comodo, nel senso che c'è molto più spazio per ospitare tutte le asole sull'uncinetto. Quindi vado a formare l'asola, chiudo, vado al centro e come notate anche qui non si vede il punto di avvio e di chiusura. Vado a nascondere per bene il cordoncino. Per sicurezza potete sempre bloccare con l'accendino. Dunque possiamo riprendere il cordoncino e ci agganciamo esattamente in un lato. Entro alla base del punto maglia e tiro fuori il cordoncino. Vado a fare chiaramente una catenella. Riprendo il punto, vado alla base, prendo il cordoncino e intanto continuo finché non arrivo esattamente al centro. Posso prendere anche dei marcapunti e andare a segnare il primo punto basso ed esattamente questo. Sono in totale 7 punti centrali. Avrò, se non erro, 8 cm da una parte e 8 cm dall'altra. Quindi intanto procedo con il mio lavoro fino ad arrivare al marcapunti. Dunque sono quasi al marcapunti. Ho lavorato l'ultimo punto maglia, però mentre lavoro l'ultimo punto, quello incrociato diciamo, prendo anche il manico. Quindi intanto entro alla base e prendo il cordoncino, poi entro alla base del punto maglia che coincide col punto segnato col marker e chiudo. Poi entro al centro del punto maglia, prendo anche il manico e chiudo. Entro alla base, prendo il cordoncino, punto maglia successivo, continuo sempre con lo stesso punto di lavorazione come vedete e chiudo. Punto maglia. Vado alla base e continuo. Punto maglia, vado alla base, punto maglia che coincide col marcapunti e chiudo, quindi il marker lo posso pure togliere. Poi entro al centro del punto maglia, torno alla base, punto successivo, chiudo tutto e blocco in questo modo. Ecco qui, e questo sarà il risultato. Ovviamente ripeteremo la stessa operazione dall'altra parte, quindi basta far corrispondere i punti e segnare il primo ed il settimo e ripetere anche dall'altra parte lo stesso lavoro. Quindi facciamolo, ci vediamo a fine giro, oppure possiamo anche concludere da solo il giro, basta tagliare il cordoncino come vi ho mostrato prima e andare a realizzare l'asola alla catenella.
Bene, rieccoci. Come avete visto vi ho mostrato velocemente come andare a foderare in maniera super facile e veloce la borsa, un passaggio che già vi ho mostrato nella borsa Margherita in maniera più dettagliata, quindi se volete maggiori dettagli vi lascio il video nella i qui in alto. Se desiderate applicare una chiusura alla borsa, certamente posso consigliarvi 2 bottoni magnetici da cucire direttamente qui ed il gioco è fatto. Lo sapete, per gusto mio personale in alcuni progetti preferisco non avere la chiusura nella mia bag. Inoltre, se non preferite la borsa da portare a mano, potete sempre trasformare il vostro progetto facendo passare 2 moschettoni esattamente alle 2 estremità e inserire una catenina. Per esempio questa, tra l'altro ci sta abbastanza bene. Come notate vi sto dando tantissime alternative. Ora andiamo a noi perché non ho finito. Per quanto mi riguarda, per mio gusto personale, non mi va di lasciare il progetto borsa in questo modo. Lo sapete, io amo dare ai miei progetti sempre quel tocco in più. Trovo il progetto super semplice, molto easy, insomma sempliciotto. Voglio darle appunto quel tocco in più e renderla, diciamo, ancora più preziosa. La variante del punto spiga con questo cordoncino e questi bei manici, insomma, non mi bastano. Il risultato finale della borsa non sarà questo, ma sarà esattamente questo. Ho realizzato 3 girasoli, uno al centro più grande e altri 2 ai lati più piccoli. Vi mostro in maniera veloce come andarli a realizzare. Utilizzerò la variante 26 di Amore Cotton Sport e la variante gialla del Giza che già abbiamo visto per la realizzazione del crop. Inizierò con Amore Sport. Avvio un anello magico all'interno del quale vado a lavorare 8 punti bassi. Chiudo l'anello magico, mi inserisco nel primo punto basso e chiudo punto bassissimo. Catenella secondo ed ultimo giro, 2 punti bassi per ciascun punto. A fine giro mi ritroverò con 16 punti bassi. Anche qui chiudo con un punto bassissimo, faccio una catenella di sicurezza e taglio il filato. Questo è lo schema per quanto riguarda il girasole più piccolo, mentre per quanto riguarda il girasole più grande faremo 3 giri totali. Inizieremo con 7 punti bassi. Durante il secondo giro un aumento per ciascun punto per un totale di 14. Durante il terzo giro faremo un punto basso, un aumento per tutto il giro finché non ci ritroveremo 21 punti bassi. Continuo con la tonalità gialla per andare a fare i petali. Avvio un cappio che lascerò sull'uncinetto. Mi inserisco nello stesso punto dove ho chiuso il giro e faccio un punto basso più 1 e 2 catenelle. Avvolgo il filo una volta e nel punto successivo lavoro un punto alto. Sempre nello stesso punto avvolgo il filo 2 volte e faccio un punto altissimo. Chiudo le prime 2, le altre 2 e le altre 2. Ripeto, avvolgo il filo 2 volte, entro sempre nello stesso punto, chiudo le prime 2, le altre 2 e le ultime 2. Faccio 1, 2, 3 catenelle, mi inserisco in queste 2 asole del punto altissimo, prendo il filo e chiudo a punto bassissimo. Avvolgo il filo di nuovo 2 volte, questa volta passo al punto successivo e chiudo le prime 2, le altre 2 e le ultime 2. E di nuovo avvolgo il filo 2 volte e ripeto un altro punto altissimo. Prendo il filo, chiudo con un punto alto, sempre nello stesso punto, poi faccio 1, 2 catenelle, ritorno nello stesso punto, chiudo a punto bassissimo, vado nel punto successivo, prendo il filo, punto bassissimo e da qui riparto 2 catenelle,
un punto alto, 2 punti altissimi sempre nello stesso, un punto picot e poi 2 punti altissimi, un punto alto, 2 catenelle e punto bassissimo sempre nello stesso punto. Lo ripeterò per tutti i punti che ho al di sotto finché non mi ritroverò un girasole con 5 petali, mentre per quanto riguarda il girasole più grande con 7 petali bisogna iniziare non con 2 catenelle ma con 3 catenelle, nel punto successivo fare un punto altissimo e un triplo punto altissimo avvolgendo il filo 3 volte, poi di nuovo punto picot, un triplo punto altissimo per 2 volte, un punto altissimo, 3 catenelle, punto bassissimo. Tutto qui. Bene, rieccoci qui, la nostra borsa è terminata, è completa adesso anche di questi fantastici dettagli, i manici non sono da meno, molto soddisfatta anche del punto di lavorazione utilizzato. Credo di avervi dato anche altri consigli e suggerimenti, comunque siamo a 24 cm perché siamo partiti da una base da 24 se vi ricordate, la borsa misura 23 cm e con i manici che sono abbastanza proporzionati alle dimensioni della borsa siamo a 29 cm, la profondità è da 8 cm, vabbè siamo quasi 9 cm e mezzo perché con la lavorazione è normale che leggermente si allarga un po'. Che dire, anche questo progetto urla estate, certamente una di quelle borse da sfoggiare perché no anche tutti i giorni, perché ve lo vedete, è comoda, spaziosa, facile da realizzare, direi anche veloce ed effetto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche del tutorial di questo venerdì, ma vi aspetto lunedì con un progetto super bello. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate di questa bellissima borsa, lasciate un commento, un bel pollice all'insù. Vi ricordo che trovate tutti i contatti sotto al video nel box informazione per reperire i materiali e vi ricordo che potete trovare Indabig in diverse regioni d'Italia. Tra quelle citate in precedenza abbiamo anche la Sardegna e 2 paesi esteri, ovvero Lisbona in Portogallo e Marsiglia in Francia. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento a lunedì, un bacino a tutti!